avete chiesto praticamente sotto ad ogni video che riguardava le fototrappole, ma io vorrei una fototrappola che avesse il pannello solare integrato, eccola qua. Avrei voluto però anche il 4K, eccola qua, ma avrei voluto pure che fosse impermeabile, è lei, e che non costasse tantissimo, perché ne ho viste costavano 200, 300, 400 euro. È lei, ragazzi. Oggi vi propongo quella che secondo me è la migliore in base al prezzo, ma comunque che ha delle ottime prestazioni e che ci permette di utilizzarla dimenticandocela. Noi la posizioniamo in un punto dove batte il sole anche poche ore al giorno e abbiamo la nostra fotocamera perpetua che riprende sempre, che ha anche il wifi e che possiamo gestire pure tramite l'applicazione senza neanche il bisogno di andare a scomodarla. Ci colleghiamo direttamente, guardiamo quello che ha registrato, se c'è qualcosa che ci interessa possiamo scaricarla, altrimenti la lasciamo dove. Io vi ho fatto vedere la sorella che aveva le stesse prestazioni ma non aveva questo pannellino, quindi bisognava mettere delle batterie. Questa invece funziona, se vogliamo, anche con delle batterie, ma funziona con il pannellino solare. Io praticamente non l'ho mai ricaricata, neanche la prima volta, l'ho messa nella mia aiuola, ha fatto delle riprese, ha ripreso degli uccellini simpaticissimi, anche la mia bassotta che passa e spassa davanti all'obiettivo. Tra l'altro, essendo messa nell'aiuola, si è sporcata la lente e è riuscito a riprendere, nonostante i sensori sporchi di fango, perché abbiamo comunque innaffiato, la bassotta scavava eccetera, ha continuato a funzionare. Lo so, sto parlando tantissimo. Devo dirvi però che su Amazon ha 385 recensioni circa, praticamente tutte positive, e questo vi deve fare capire che se io vi faccio conoscere un prodotto vuol dire che il prodotto effettivamente è valido. Quindi mettiamola sul bancone, vediamo come si comporta, quello che ho fatto eccetera. Ricordatevi anche il codice di sconto, quindi cliccate giù. Iniziamo. E allora, questa volta voglio andare un poco più veloce del solito, perché praticamente è uguale alle altre due, sempre della Ceymore che vi ho fatto conoscere, quindi questo è il modello CY95, quindi alcune cose le sorvolerò. Ma apriamo la confezione, troviamo queste protezioni dei vari sensori delle lenti che io ho messo qua. Nella parte più bassa troviamo anche una cinghia per poterla fissare, un palo, un albero, eccetera, il cavo USB, e da questa parte troviamo il supportino che si fissa al muro, che ci permette di orientarla snodandola. Vedete anche il manuale di istruzioni, scritto anche in italiano, lo specifico perché non sempre il manuale di istruzioni arriva in italiano. Quando invece me ne accorgo ve lo faccio vedere. Guardiamo quindi la nostra telecamera. Come vedete i sensori sono sporchi, li ho puliti alla meno peggio perché avendola messa nell'aiuola appunto si erano imbrattati tutti. Nella parte frontale abbiamo questi LED che lampeggiano in base al tipo di funzione, quindi se sta registrando, se siamo all'interno del menu eccetera. E a proposito di registrazione, portando verso destra questa levetta avremo un conto alla rovescia di 5 secondi, dopodiché inizierà a registrare. Ma avendo comunque il wifi possiamo guardare dal nostro dispositivo, sistemare la nostra inquadratura come preferiamo e sapere che da quel momento in poi la nostra telecamera starà registrando dove abbiamo deciso noi. A differenza di quelle telecamere non dotate di wifi che invece, richiudendo la parte frontale, possibilmente non vanno a puntare esattamente dove vogliamo, ma sono sempre comunque grandangolari, quindi la differenza può essere pochissima. Per quanto riguarda i LED a infrarossi che permettono la visione notturna, allora io li vedo, durante la notte li vedo, però sono dei LED che a quanto pare agli animali non danno fastidio, ma un essere umano riesce a vederli senza problemi. Da questa parte accediamo al vano dove possiamo mettere eventualmente delle batterie nel caso in cui quella integrata non si dovesse caricare eccetera, e qua abbiamo il display per vedere sia le varie impostazioni che ciò che sta riprendendo e quello che è registrato. Abbiamo la possibilità di inquadrare questo codice QR per scaricare l'applicazione e poterci connettere, e questo è il tastino che ci permette di impostare e la modalità per registrare. Qua in basso abbiamo la micro SD che viene data in dotazione, il cavo USB, quindi andiamo su setup e guardiamo, comparirà la scritta Ceymore, dopodiché ci dà la possibilità di navigare nel menu, di vedere quello che è stato registrato ma anche di vedere quello che sta riprendendo. Allora, innanzitutto possiamo cambiare le modalità foto, modalità video semplicemente premendo destra e sinistra. Tramite questo simbolo poi possiamo entrare nelle funzioni del wifi che adesso vi faccio vedere. Con l'ok confermeremo, ma nel caso in cui si trovi così in stand by possiamo anche scattare una fotografia oppure in questo caso, come vedete, registrare un video. Se metto modalità foto, ok, ho scattato una fotografia. Quindi per poter entrare nella galleria delle fotografie, ma anche per entrare nel menu, bisogna premere questo tasto. Premendolo una volta compare la scritta un momento e ci dà la possibilità quindi di vedere l'ultima foto e l'ultimo video che abbiamo realizzato. Questa è quella che ho fatto poco fa, e qua invece abbiamo una ripresa dell'aiuola dove l'avevo posizionata, ma comunque metterò le schermate a schermo intero perché sono davvero belle da vedere. Finalmente ho scoperto qual è il gatto che salta da questo muretto, va sul tetto di questa casetta e lamiera, creando
creando un rimbombo assurdo durante la notte che fa svegliare di soprassalto. E questo gatto è qua che si stiracchia, dormicchia felice. E ora diamo una rapida occhiata alle funzioni wireless, quindi bisogna inquadrare questo codice QR. Vi riporto ovviamente allo store in base al vostro sistema operativo. Nel mio caso è già installata, quindi simuliamo di averla appena installata. L'apriamo, quindi bisogna procedere con il passo 1. Prima ci invita ad assicurarci che la fotocamera sia vicina, che il dispositivo abbia il Bluetooth abilitato, quindi in questo caso scansione del modulo, trova direttamente la nostra fotocamera e adesso ci richiede di fare la stessa procedura con il wifi, accendere il wifi. Perfetto, avete sentito il suono, si è connessa, è comparso il simbolo del wifi, qua compare sia la rete che la password, che è preimpostata in 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ma che potete anche cambiare. Scegliete quindi la fotocamera dall'elenco dei dispositivi con cui vi potete connettere al wifi. Una volta che si sarà connessa potete ritornare nell'applicazione, premere su più e a questo punto siamo collegati. Quello che io sto riprendendo con la fotocamera, quindi con la fototrappola, lo troviamo sul nostro telefono. Possiamo quindi scattare una fotografia oppure avviare un video. In questo caso, come vedete, sto registrando un video, ma se io vado nella funzione fotografia, quindi su questa, posso scattare una foto, avete sentito il click, e possiamo ovviamente anche vedere i file al suo interno. Quindi queste sono le uniche foto presenti all'interno della memoria, ma possiamo anche guardare i video, che come vedete sono tantissimi e che vedrete ovviamente in alta risoluzione messi a schermo intero durante il montaggio di questo video. Apriamone comunque uno, possiamo riprodurlo oppure possiamo pure eliminarlo nel caso in cui questo filmato non ci piaccia. Ma ovviamente oltre a poterli visualizzare dal telefonino possiamo anche scaricarli. Infatti qua abbiamo l'icona per poterli scaricare, possiamo selezionarli uno ad uno, quindi premendo su questo segno di spunta e poi cliccando sul tastino per scaricarle, oppure possiamo scaricarle tutte, ma lo stesso file selezionato eventualmente si può eliminare tramite questa icona a forma di cestino. Su tutti i file che scaricheremo troveremo comunque una banda nera sulla parte bassa nella quale troviamo il logo dell'azienda, troveremo alcune informazioni pure per quanto riguarda la data, l'orario, i gradi, eccetera. Adesso siamo praticamente al buio, la telecamera è in modalità di registrazione. Voglio farvi vedere alcuni particolari. Innanzitutto, come vedete, se siamo al buio non riusciamo a interagire con i tasti perché si intravedono. Sarebbe stato meglio se fossero stati leggermente più sporgenti o meglio ancora retroilluminati. Guardiamo anche la parte frontale. Ok, questi come vedete sono gli infrarossi. Dalla ripresa sembrano molto visibili, in realtà sono semplicemente due puntini rossi, ma non ho modo di farvi vedere come li vedo io. A quanto pare agli animali non dovrebbero dare fastidio, però noi riusciamo a vederli, anche se non come vi è sembrato da questa ripresa. In questo caso è effettivamente un po' eccessivo, la telecamera risalta un po' tutto, però noi riusciamo ad avere la telecamera praticamente quasi sempre spenta, tranne mentre sta registrando, perché gli infrarossi si attivano solo mentre registra. Quindi ecco, adesso in questo caso l'ho mossa di nuovo e sta iniziando a registrare, sta registrando utilizzando gli infrarossi per la visione notturna. Ma prima voglio farvi vedere anche molto rapidamente il menu. Abbiamo la possibilità di impostare che tipo di funzione deve avere e io ho impostato che deve avere solamente la modalità video, ma possiamo impostare se deve avere modalità video e modalità foto, e di tutte queste impostazioni possiamo scegliere il tipo di sensibilità, se deve esserci un lasso di tempo fra una ripresa e l'altra, eccetera. Queste sono le impostazioni per le immagini, ho impostato 8 mega. Invece per il video ho impostato una qualità di 2K, quindi quasi al massimo. Con 4K si riesce a ottenere una qualità ancora migliore. Dalle impostazioni possiamo formattare ed eventualmente ripristinare eventuali modifiche cliccando su modalità predefinita. Adesso però guardiamo davvero i filmati.
quindi l'abbiamo trovata, abbiamo trovato quella fototrappola che può essere lasciata in cima al mondo e continuerà a funzionare senza problemi perché ha il suo pannellino solare e abbiamo anche il wifi per poter vedere quello che sta riprendendo, eccetera. Che soddisfa le esigenze di tantissimi di voi, una marea di persone mi avete chiesto che la fotocamera con pannello solare, se lasciata per esempio in un bosco, non vi richieda di stare col pensiero, ma chissà se le batterie stanno durando, eccetera. Questa si ricarica e basta davvero poco, come vedete il pannellino è piccolo, basta poco sole, la batteria si ricarica e comunque ha una durata così lunga che anche se dovessero esserci quei 10, 15, 20 giorni senza sole continuerebbe a ricaricarsi alla prima giornata di sole, si ricaricherebbe praticamente al 100%. Detto questo, non mi rimane che ringraziarvi di aver visto questo video fino in fondo, sperando che vi sia piaciuto il prodotto, vi sia piaciuto il video, vi abbia tenuto compagnia. Vi invito quindi ad iscrivervi al mio canale, mettere mi piace cliccando qua sul pollicione all'insù, cliccate sulla campanella per attivare le notifiche e ci vediamo a tutti i miei prossimi caricamenti. Ciao da Riccardo e a presto!